Bene, tanti interessanti argomenti. Iniziamo col viaggio in Nepal. Abbiamo nel cinema un paese. Come lo visualizzi, Monica? Come se ci fosse la possibilità di vederlo dall'alto. Ehm, Fondamentalmente vedo la catena dell'Himalaya. In questo momento la prospettiva è da sopra la catena dell'Himalaya, è come se fosse in una bolla fiabesca, diciamo, no? In qualche modo anche isolato dal resto, come se fosse un capitolo speciale di un libro di fiabe. E infatti vedo Amedeo e quando lui accede a questo capitolo, cioè quando va in Nepal, è come se gli si spalancasse il cuore, come se gli si gonfiasse proprio il petto, e come se proprio riconoscesse dei valori taciuti come suoi. Ehm, Il C'è paesaggio proprio gli ha un'affinità parlato? di pelle. Sì, il paesaggio gli ha detto ti ricordi questa appartenenza e sempre apparterrai questa bolla di magia, Come dove definiresti, avvengono magie e miracoli. come definiresti il Nepal, la catena himalayana, Monica, Sì, nel contesto della Matrix? mi viene un'oasi di luce, eh, cioè un'oasi di luce e fantasia, come se fosse davvero una specie di portale in cui poter fare delle magie che potresti fare anche in un altro luogo. Però se le fai in un altro luogo devi ripetere tante volte quell'atto magico e ottieni magari 5 come risultato. Invece lì, se fai quell'atto magico, ottieni 1000 praticandolo una sola volta. Se le montagne della catena himalayana fossero trasparenti ai tuoi occhi adesso, Monica, cosa vedresti sotto di non natura? Sai, Lobsang Rampa ne ha parlato, questo autore immaginario e anche controverso. Sì, allora dunque, è come se vedessi un lago sotto e intorno a questo lago vita. Quindi nello specifico adesso sto vedendo un elefante che sta bevendo dal lago. Poi c'è anche un leoncino, sembra un cucciolo. È come se ci fossero però anche degli animali preistorici, Mm. perché c'è questo mammut, quindi col pelo lungo, con le zanne molto robuste, arcuate. Penso degli uccelli che non esistono più di grandissime dimensioni e Quindi, anche degli animali un po' fantastici, quelli che, tipo il grifone, no? ci sono dei passaggi per entrare in questo mondo. Come si chiama questo mondo? No, non mi viene il nome. Mi viene come se però devi entrarci di notte, non di giorno, e ha a che fare con la fantasia e con la capacità di credere. Cioè non è tanto un discorso, sì, c'è anche poi un ingresso fisico, però per quanto ti trovi nell'ingresso fisico, se non hai questa capacità Mhm. di fantasia e di fede, no? Di credere, non riesci ad arrivarci. Monica, andiamoci tutti e tre. Mideo, tu ed io. E lui è in testa perché lui ci crede profondamente. Mhm. Beh, un luogo di Lui, fantasia, io sarei molto contento. sì, lui sente anche che qui c'è tanto amore, c'è tanta schiettezza. L'ha capito subito che non servono qua i traguardi, i soldi,
le posizioni sociali, non c'entra niente. Adesso lo vedo che sta addentando un frutto strano che somiglia un po' alla pitaya, eh, però fuori è più color melanzana, direi. E lui è molto curioso. Amedeo sta curiosando un po' dappertutto, vedo che alza anche le foglie degli alberi, ehm, si avvicina al lago, guarda dentro il lago per vedere quali forme di vita si nascondono anche sotto l'acqua. Lo sento tanto felice come un bambino. Tu vedo che stai attaccando bottone con dei, ehm, uno sembra quasi un hawaiano, i costumi tradizionali hawaiani, così. Stai parlando con lui, stai un po' a gesti, ovviamente. Gli regalo un cristallo ad Eternum. Ha senso qui sotto? Allora, lui sorride e apprezza il dono, perché sente la generosità da parte sua e dice anche ad altri ad altri animali che una delle tue caratteristiche è proprio la generosità. E però che qui non serve, ma lui lo accetta perché sa che tu lo fai con cuore questo gesto. Lo può attaccare a una parete allora, così Sì, sta. sì, sì, così, È bella la parete. decorativo, sì, 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 certo. Lui adesso se l'è messo sul petto, diciamo così, no? Al collo, mm, perché ha accettato il tuo dono. Andiamo da qualche parte, in un posto interessante di questo mondo. Se poi ti arriva anche il nome, meglio. Chiediamo alla nostra guida Vaiana, dove siamo? E adesso tu senti come dei ritmi binaurali, mi dice. Siamo in una valle in cui c'è una specie di eco di suono che rimbalza da una cresta all'altra, creando questo ritmo binaurale. Ecco la nostra dualità. Stimoli a destra, stimoli a sinistra. La sinistra stimola la destra stimola la sinistra. Il cuore e i piedi. E ti senti che non capisci più qual è il sotto e qual è il sopra. Se i tuoi piedi sono sulla testa e il tuo cuore sotto i piedi. E questo non ti disorienta, ma ti fa capire la relatività dell'esistenza. Vedo questo fiume che scorre in mezzo alle due valli e vedo Lucio che inizia a nuotare. Io e Amedeo siamo tipo su una barca da rafting. Ma c'è luce? C'è un sole qui sotto? Sì, è ben illuminato. Perché si è parlato di UFO sotto la catena himalayana? C'è tutto il discorso dei nazisti, adesso c'è la Cina, Lobsang Rampa ne ha parlato. Cosa c'è lì sotto? È una metafora di questo mondo, che in ogni caso non è sulla la terza dimensione. No, no, Mm, mm. chiaro che no, è perciò che dicevo che ci vuole fiducia a credere, perché questa è un'altra dimensione. Ok? Allora, allora, qua dipende, a quale livello ti sintonizzi. Cioè, ci sono vari piani dimensionali e ciascun piano dimensionale, ha una determinata vibrazione. Cioè, adesso sto facendo un altro discorso rispetto a quello che è il nostro piano terrestre. Cioè, noi parliamo, che ne so, di terza dimensione per dire comunque una dimensione fatta ancora di cecità e di bassa frequenza, no? Qua stiamo parlando di altri mondi che vibrano ad altre frequenze. Questo mondo in cui noi siamo entrati qua sotto all'Himalaya vibra ad altissima frequenza.
Sempre sotto all'Himalaya, in altre dimensioni, a bassa frequenza, ci sono delle basi aliene. Quindi è in questo senso che dipende molto come tu puoi entrare qui. Ah, per esempio, no, i militari e gli addetti che vi entrano solo da un punto di vista fisico e spinti diciamo così, anche dal lavoro e dall'avidità, potranno solo arrivare in questo ambito che è militare e che è alieno, Mhm. ok? Non sull'altro piano dimensionale che è quello che abbiamo visto noi. Sul piano militare alieno, la guerra in Iran esiste. Sul piano dell'oasi di luce e Esatto, fantasia, no. esatto, esatto. Va bene, stiamo facendo il fiume, io comodo a nuoto nelle acque gelide, voi sulla barca rafting. Dove andiamo? Stiamo ispezionando le coste. Eh, Ci sono tanti pesci, anche molto grandi. E poi io e Amedeo capiamo che in verità possiamo anche camminare sull'acqua, che qui non ci sono le stesse regole che esistono invece sul nostro piano dimensionale e che tutto si basa sulla forza di fidarsi delle proprie azioni e dei propri intenti. C'è un'immediata traduzione. Lo sento pieno di gioia, Amedeo. Sento che si sente nel posto giusto, dove nessuno gli chiede di essere nessuno, e dove lui può esprimere completamente se stesso, anche tutti quegli aspetti che deve mettere a tacere sul nostro piano dimensionale. Adesso, per esempio, qua si improvvisa tipo ballerino sulle acque e si diverte perché sa che qui non è giudicato. Ha fatto un viaggio in Nepal e che gli ha cambiato di fatto la vita. Ha sentito la vibrazione alta, ha sentito il calo di vibrazione fuori dal Nepal. Sì, Vuole lasciare un messaggio qui nel posto in cui siamo o sì, qualcosa. è un grazie infinito eh, mh, per essere entrato completamente nello spirito di questa magia. Lui l'ha ricevuta come se fosse una benedizione. Eh, Proprio lui dice qualcosa è cambiato e non tornerà mai più come prima. Vedo che come se lui potesse, per quello che può lui, offre, lascia qui un cristallo trasparente affinché, per quanto possibile, questo è l'intento di Amedeo, ma anche mio e tuo, Lucio, Mhm. che questo luogo rimanga invisibile. C'è un messaggio che lascia a te, Nepal. La sintonia è invariata. Ci andrai, Monica, prima o poi. In questa vita no. Messaggio a me? Vedo che ti fa una specie di inchino con il capo, che è un cenno di intesa toccandosi il terzo occhio, e tu fai altrettanto. Mhm. Io ci voglio andare. Bene?